Position Sticky è un metodo di posizionamento molto interessante che ci permette di ottenere degli effetti che per certi versi sembrano simili a quelli dati da Position Fixed, ma con importantissime differenze di base che oggi proverò appunto a spiegare. Per farlo ho preparato qui una semplicissima paginetta che si compone di pochi elementi molto semplici. Abbiamo questa immagine di Hero. Sotto c'è questo header con 3 link, home, about e contacts, e sotto ancora abbiamo questo paragrafo molto lungo che sarebbe questo qui. L'obiettivo che ci poniamo è quello di fare in modo che questo header, una volta raggiunto il bordo top della nostra pagina, si fissi a questo top, rimanga ancorato e non si muova più da qua. Mentre noi continuiamo a scrollare la nostra pagina, lui resta sempre qui in alto e tutto il contenuto ci va sotto, quindi scrolla sotto di esso. Di default chiaramente non è così, perché l'header in questo caso non ha alcun posizionamento assegnato e quindi fa parte del flusso, quindi scorre assieme alla pagina. Esistono vari modi per estrarre un elemento dal flusso normale che avrebbe all'interno della pagina. Ne ho parlato in un video passato di cui vi lascio la card qui in alto nel caso ve lo foste perso. Uno di questi metodi è assegnare un position fixed, quindi proviamo a farlo, andiamo sul nostro header e diamo un position fixed e diciamo che deve essere ancorato alla pagina con offset top 0. Ora il nostro header è stato correttamente rimosso dal flusso della pagina, si è ridotto in larghezza perché ovviamente adesso lui sta prendendo solo la larghezza che gli serve per effettivamente il suo contenuto. Andiamo a fissare questo problema dando una width 100%. Abbiamo ottenuto un risultato più o meno simile a quello che volevamo, ma non esattamente. Il nostro elemento infatti, essendo in position fixed, è ancorato con top 0 a vivere in questa posizione. Comunque noi scrolliamo nella pagina, lui non si muoverà mai più da quel punto. Quello che volevamo ottenere è leggermente diverso. Eliminiamo tutto quello che abbiamo scritto. Volevamo fare in modo che il nostro elemento si comportasse sì come un elemento in position fixed, ma solo da un certo punto in poi, quindi solamente da questo punto in poi. Mentre qui noi vorremmo che comunque lui rispetti il flusso della pagina e quindi stia correttamente sotto la nostra immagine. Position Sticky serve esattamente a questo scopo, quindi andiamo a dichiarare un Position Sticky sul nostro elemento che al momento non fa assolutamente nulla. Questo perché dobbiamo sempre dichiarare un offset quando dichiariamo un Position Sticky. Ad esempio diamo un top 0, quindi noi scrolliamo, vediamo che non succede nulla, ma nel momento in cui lui si trova ad essere ad offset 0 dal top della pagina, vediamo che lui si blocca e si comporta come se fosse un elemento in position fixed. Andando a cercare la definizione di position sticky sul sito di MDN, che poi vi linko in descrizione, vediamo che infatti quello che viene scritto è che l'elemento in position sticky viene trattato come elemento posizionato in maniera relativa che fa a tutti gli effetti parte del flusso della pagina fin quando non viene raggiunta una specifica soglia. A quel punto, raggiunta quella soglia, lui si ritrova bloccato in quella posizione fino a quando il suo parent rimane nel flusso della pagina. Questo è un dettaglio un po' sottile che andrò a spiegare nel successivo esempio. Per il momento dimentichiamocelo. Ricordiamoci solamente che appunto position sticky non vuol dire nient'altro che passare da position relative a position fixed quando andiamo ad incontrare un certo offset. La cosa importante da notare è che l'offset di position sticky si riferisce sempre al parent, che in questo caso è il body stesso. Quindi se andiamo a fare ispezione elemento e guardiamo il nostro header che sta in position sticky, vediamo che effettivamente il suo parent è il body, e tutto questo funziona perché il body in questo momento sta scrollando. Se infatti andiamo a vedere sempre sulla pagina MDN, vediamo che il parent deve avere un meccanismo di scrolling attivato. Detto in altre parole, il funzionamento in questo caso è dato dal fatto che questo header sia figlio diretto di questo body. Se noi infatti andassimo, per esempio, ad inserire questo header all'interno di un ulteriore div, quindi apriamo un div qua e lo andiamo a chiudere esattamente dopo il nostro header, possiamo vedere che l'effetto non funziona più. Quindi dobbiamo sempre assicurarci che l'elemento che vogliamo che stia in position sticky sia figlio di un parent, di un container
che abbia un meccanismo di scrolling attivato, quindi che abbia la possibilità di scrollare di fatto. Un'altra piccola nota che vorrei aggiungere è che in questo caso Position Sticky è chiaramente l'unico modo per ottenere questo risultato, siccome c'è un'immagine prima, quindi con Position Fixed non funzionerebbe nulla. Ma in realtà, per quanto riguarda navbar e header in generale, Position Sticky è sempre consigliabile rispetto a Position Fixed, anche se prima di questo elemento non ci fosse nulla. Mi spiego meglio, proviamo a eliminare l'immagine solo per un momento e proviamo ad andare nel nostro header a dare un Position Fixed con un top sempre di 0 e diamo sempre la nostra width 100%. Vediamo che in casi come questo, dove non c'è nulla prima del nostro header, l'effetto potrebbe anche essere ottenuto con un Position Fixed. Il punto è che è sempre comunque più conveniente dichiarare un Position Sticky per il fatto che, anche se qui si nota poco, la prima riga di testo in realtà viene mangiata, diciamo, dal nostro header, che è in Position Fixed, quindi viene totalmente rimosso dal flusso della pagina e va a coprire eventuali elementi che ci stanno sotto. Dichiarando un Position Sticky, invece, intanto è possibile rimuovere questo width 100% che non serve più, e l'altro grande vantaggio è che il nostro header occupa fisicamente uno spazio, quindi è inserito nel flusso e comincia a diventare sticky da questo offset top 0, quindi da qui in poi va effettivamente a sovrastare tutto il resto, ma prima non va a sovrastare il nostro paragrafo, che è esattamente quello che vogliamo ottenere. Ho preparato poi questo secondo esempio per mostrare un dettaglio che prima è passato un po' inosservato nel comportamento di Position Sticky. In questo esempio, anche qui molto semplice, abbiamo un primo paragrafo di testo, che è questo qui, poi abbiamo questo div con classe container, che contiene due cose fondamentalmente. Contiene questo div con classe content, che è questa colonna che sta a sinistra, e poi questo aside che sta qui a destra. Alla fine, dopo il nostro div con classe container, abbiamo un ulteriore paragrafo di testo con parecchio testo all'interno. E l'effetto che vorremmo ottenere è che questo aside, una volta raggiunto il top della pagina, si blocchi e cominci, diciamo, a seguirci con lo scroll, quindi rimanga ancorato in questo angolo in alto a destra e continui a seguirci mentre noi scrolliamo nella pagina. Quindi proviamo subito a targettare appunto il nostro aside e come prima gli diamo un Position Sticky con un top di 0. Proviamo a scrollare, ma vediamo che in questo caso non funziona. Per capire meglio cosa sta succedendo, proviamo a dare un background ai nostri elementi. Questo consiglio sempre di farlo quando si lavora con Position Sticky, dare dei background o comunque dei bordi per capire effettivamente quali sono gli elementi con cui stiamo lavorando. Vediamo che il nostro elemento aside, che ho colorato appunto in verde, in realtà non sta facendo quello che vorremmo, perché lui occupa in questo momento un'altezza che è pari a quella di tutto quanto il container. Ma come dicevamo prima, un elemento per poter agire da elemento in Position Sticky deve avere uno spazio entro cui scrollare, e al momento lui non ce l'ha. Quindi quello che dobbiamo fare in qualche modo è ridurre la sua altezza. Ci sono vari modi per farlo. Io ho settato questo container come un container in display grid e andiamo effettivamente a vederlo con i nostri DevTools, che sono sempre molto utili in questi casi. Abbiamo il nostro container, che è chiaramente una griglia di due colonne, dopodiché abbiamo la prima colonna appunto che è il nostro content e la seconda colonna che è il nostro aside. Di default in grid c'è una proprietà che si chiama align items, che è settata al valore stretch. Quindi in questo caso il valore di default, che è stretch, fa in modo che ciascun item della nostra griglia vada a strecciarsi in altezza per coprire l'intera altezza della griglia. Non è quello che vogliamo in questo caso, quindi andiamo a cambiare questo valore con start e quindi qui stiamo dicendo che i nostri elementi devono essere allineati all'inizio della nostra griglia. E infatti vediamo che il nostro aside occupa molto meno spazio, in particolare solo quello che gli serve. Chiudiamo pure i nostri DevTools e adesso possiamo vedere che l'effetto funziona. Ho voluto creare questo esempio per due motivi. Il primo era questo, che ci può far capire quando un elemento in Position Sticky sembra non funzionare. Possiamo essere in un caso come questo, in cui abbiamo il nostro elemento che in realtà inconsapevolmente è alto quanto il container.
quindi con i nostri DevTools o comunque dando dei background o dei bordi andiamo subito a identificare questo problema. L'altro motivo per cui ho voluto creare questo esempio è che si vede molto chiaramente un dettaglio che prima, appunto, come dicevo, era rimasto un po' in penombra, ovvero il fatto che una volta che noi usciamo dal container, quindi una volta che raggiungiamo con lo scroll la fine del nostro container, vediamo che l'elemento in position sticky non ci segue, rimane infatti ancorato al container e non può mai sfuggire dal nostro container. Quindi questa è un'altra differenza molto importante rispetto a position fixed. Se noi mettessimo questo elemento in position fixed, infatti, vedremmo che lui viene ancorato al top della pagina e semplicemente non si può mai più muovere da lì. Comunque noi andiamo a scrollare all'interno della pagina. Position sticky invece fa in modo che l'elemento si comporti come elemento in position relative finché non viene raggiunto questo offset che noi andiamo a dichiarare. Dopodiché, una volta raggiunto questo offset, lui comincia a fissarsi nel punto in cui si trova, quindi comincia a scrollare assieme a tutto il resto, ma la particolarità è che appunto una volta che il container raggiunge la fine, questo non ha la possibilità di sfuggire, diciamo, al suo container, rimane ancorato all'interno di questo. E questo spiega appunto la frase misteriosa che vedevamo prima, cioè che il nostro elemento in position sticky si comporta come elemento in position relative finché non viene raggiunta una certa soglia, e da qui in poi appunto rimarrà bloccato in quel punto fino a che non raggiunge il lato opposto del suo containing block. Quindi, detta in parole semplici, finché non raggiunge la fine del container entro cui vive. Un'ultima nota su questo offset: io ho sempre tenuto top 0, ma chiaramente qui posso inserire un altro valore, diciamo ad esempio top 100 pixel. Quello che succederà è che l'elemento si comporterà in maniera sticky non più quando questo raggiunge 0 pixel a partire dall'alto, ma quando l'offset è di 100 pixel. Quindi semplicemente noi qui andiamo a scrollare e vediamo che l'effetto di sticky avviene 100 pixel prima che questo elemento verde raggiunga il top della pagina. Bene, questo conclude quindi la nostra panoramica di base su position sticky. Io vi lascio tutto questo codice e più link utili qui sotto in descrizione e noi come sempre ci vediamo alla prossima.